Buongiorno e benvenuti nel giardino di Monfestino. Siamo alle soglie della primavera, il 21 marzo è vicino, ma è vicina anche una tempesta che si sta avvicinando, quindi voglio farvi un aggiornamento dei fiori che ci sono in questo momento, bellissime fioriture in giardino, sperando che non vengano troppo rovinate dalla imminente tempesta. Ecco, il sole è già sparito, si prevede grandine, per questo un piccolo aggiornamento lo facciamo. Queste sono primule, naturalmente, di diversi colori in fiore, poi abbiamo i narcisi, qui piantati a terra, e ne abbiamo anche in vaso. I crocchi bellissimi che ho messo in uno short poco tempo fa si sono un pochino rovinati, causa il vento e la pioggia di ieri. Sono crocchi Jeanne d'Arc, molto belli. Abbiamo una calla già in fiore, mentre le altre, quelle che abbiamo diviso noi, questa è variegata, le altre comuni si devono ancora preparare. Abbiamo i profumatissimi, per questi li ho messi qui all'ingresso, giacinti. Questo è rosa frangiato, questo è bianco, anche questo profumatissimo, nello stesso vaso, vedete, di un narciso, tutti recuperati dall'anno precedente. Una volta piantati, i bulbi regalano per anni la loro bellezza. Andiamo a vedere una caria japonica non ancora pronta per fiorire. Le prime avvisaglie delle nostre peonie che abbiamo piantato. Qui guardate a terra, c'è un altro giacinto, quelli erano in vaso. Altri giacinti di colori meravigliosi. Guardate questo viola. Bellissimo. E stanno arrivando anche tutti i tulipani che abbiamo piantato lo scorso autunno. Questi sono i Trionfo blu. Abbiamo i Lilium che si stanno facendo vedere. E lì c'è una bella esposizione di tulipani che però daranno il loro meglio da aprile in poi. Andiamo adesso a vedere gli altri crocchi, quelli classici, viola. Anche questi abbattuti violentemente dalle piogge di ieri, ma sono bellissimi in realtà. A terra abbiamo un altro giacinto, si deve ancora aprire. Tutte le azalee rododendri hanno già messo i boccioli floreali, ma fino a maggio non li vedremo. Mentre invece, guardate, i fiori più timidi del giardino, gli ellebori. Guardate che meraviglia. Si sono ibridati partendo dagli ellebori orientalis, che sono più scuri, che sono qui vicini. Sono fiori a inseminazione aperta e quindi si possono trasformare. E i colori delle fioriture sono veramente meravigliosi. Un pochino di sole, un regalo a sorpresa. Questi invece, eccoli, questi sono gli ellebori orientalis, dai quali sono nati tutti questi. Questo è più chiaro, guardate che meraviglia. Sono tanti i fiori, pur non essendo ancora ufficialmente primavera. Andiamo a vedere anche la camellia. La camellia sta per fiorire, il primo fiore che abbiamo visto in uno short è quasi da togliere. Vedete i petali che si stanno ingiallendo, quindi direi fra un paio di giorni toglieremo questo fiore. È un metodo corretto comunque per farli fiorire copiosamente. Questa
è la sarcococca confusa che dopo i fiori ha messo le bacche. Vedete? Ne sono golosi gli uccelli. I fiori invece ormai secchi. Questo spicchio di sole prima della tempesta ci permette di inquadrare la Scilla lucile o Chionodoxa lucile, una pianta alpina che qui nasce. Abbiamo seminato alcuni bulbi da Floriana bulbose e nasce ormai da anni spontanea. Ne abbiamo anche qui, di Chionodoxa. Vicino invece a dei tulipani che non sono ancora pronti per dare il meglio di sé. Il nostro motto lo conoscete: qualunque giorno sia, rendilo bello. E questo friccico di sole, guardate, con il nostro guardiano Gollum, ci permette di avere un giardino così bello. Ecco le primule, questa l'abbiamo divisa qualche tempo fa e l'abbiamo messa nel parco. Adesso ve la faccio vedere, un po' lontana. Spero con lo zoom di riuscire ad arrivarci. Vedete? È sfocata. Là nel parco c'è la primula che abbiamo diviso. Ne vedremo di tutti i colori. Queste hanno delle foglie bellissime. Naturalmente col sole è tutto diverso. La bellezza e i colori risaltano ancora di più. Peccato che non possiate sentire i profumi. Questi sono i magnifici boccioli dei rododendri. Questo è il Marcel Menard. Questo è il Madame Masson, abbiamo il Saffo, abbiamo il Baden-Baden, l'Azalea d'oro di Haydn, la Forsythia invece e la Magnolia non sono ancora pronte, ma lo saranno presto, entro la fine di marzo. Questa è la Forsythia, la vedremo fiorita a fine mese. Anche la Magnolia la vedremo a fine mese fiorita. Qui invece i boccioli della Camellia Snowball, che essendo piantata a terra è un pochino più tardiva nella sua fioritura. Questi sono i boccioli che sembra quasi stiano per aprirsi, ma c'è ancora un po' di tempo ad aspettare, delle azalee, Panfilia e Nanni, che sono qui, in questa aiuola. E qui invece un'altra stupenda camellia japonica, quasi pronta per fiorire. È il suo periodo. Pur essendo stato un inverno molto mite, pochissime precipitazioni nevose, è piovuto, questo sì, il giardino è assolutamente pronto per sprigionare la propria bellezza. Boccioli floreali pronti già su tutte le azalee, abbiamo delle violette anche lì dietro, l'ortensia ha messo fuori il primo fogliame, sono indietro sorprendentemente le bergenie invece, che non sono ancora fiorite quest'anno ma lo faranno. Guardate che differenza col sole rispetto a prima, anche se sembra che la perturbazione e la grandine arrivino comunque.
Abbiamo anche delle splendide calle o zante tedesche etiopiche gialle a foglia variegata e le nostre da anni che ci accompagnano alle nostre calle che stanno per prepararsi a fiorire. Che dire poi della nostra pianta di mimosa, carichissima, tra un po' a fine fioritura verrà travasata per alleviare un po' questo peso. Bellissima, simbolo di marzo e non solo. Non poteva mancare lui. Tai, l'aiutante.